Oggi scopriamo un pittore che fu uno dei grandi protagonisti del ritratto inglese del Settecento, ma che la storia dell'arte ha un po' lasciato in ombra. George Romney, autodidatta, appassionato, elegante, un artista che ha saputo raccontare la grazia e la sensibilità del suo tempo. L'artista nasce nel 1734 a Dalton-in-Furness, nel Lancashire. Proveniva da una famiglia modesta, ma sin da ragazzo mostrò una passione viscerale per il disegno e la pittura. La sua formazione fu quasi del tutto autodidatta, fondata sull'osservazione diretta e sulla copia dei grandi maestri. Nel 1762 Romney organizza una lotteria a Kendal, mettendo in palio 20 suoi dipinti. Il ricavato, 100 guinee, gli permette di trasferirsi a Londra, il cuore pulsante dell'arte britannica. Lì inizia a costruire una reputazione, partecipando con costanza alle mostre della Free Society e della Society of Artists. Come molti artisti del suo tempo, anche Romney sente il bisogno di confrontarsi con l'arte classica. Tra il 1773 e il 1775 compie un viaggio in Italia, soggiornando a Roma, dove studia i grandi maestri del Rinascimento e del Barocco. Questo periodo segna profondamente la sua sensibilità estetica e la costruzione dei suoi ritratti. Tornato in Inghilterra, Romney si trova al centro della scena artistica. In breve tempo diventa uno dei ritrattisti più richiesti dell'aristocrazia londinese, contendendo il primato a Joshua Reynolds e Thomas Gainsborough. Le sue modelle, con i loro sguardi malinconici e la grazia sospesa, incarnano l'ideale femminile dell'epoca georgiana. Romney era affascinato dal teatro e dalla drammaturgia, frequentava attori e scrittori e nelle sue tele cercava di infondere la recitazione delle emozioni. Ogni volto, ogni posa sembra parte di una scena più grande, un teatro dell'anima. La sua modella più celebre fu Emma Lyon Hamilton, figura magnetica e moderna, destinata a entrare nella storia anche come amante dell'ammiraglio Nelson. Romney la ritrasse in numerose varianti, come Sibilla, come musa, come eroina. Il suo celebre ritratto di Lady Hamilton, oggi alla National Portrait Gallery di Londra, è considerato il capolavoro dell'artista. Tra le sue opere più note troviamo anche il ritratto di Mrs. Robinson, custodito alla Wallace Collection di Londra, e diverse tele oggi al Louvre e alla National Gallery. Tutti i suoi dipinti condividono un linguaggio raffinato, fatto di luce morbida, equilibrio e introspezione psicologica. Romney, a differenza di Reynolds e Gainsborough, non entrò mai nella Royal Academy, scelse di rimanere libero, lontano dalle rigide regole istituzionali. Questa indipendenza gli costò visibilità nel tempo, ma gli permise di sviluppare uno stile personale, più poetico e intimo. Negli ultimi anni della sua vita, Romney si ritirò progressivamente dalla scena politica, malato e stanco. Si rifugiò nel silenzio, continuando però a disegnare e a riflettere sul senso della bellezza. Morì nel 1802, lasciando un'eredità discreta ma preziosa. Oggi George Romney è considerato uno dei più sensibili interpreti del ritratto britannico. Nei suoi volti non c'è solo eleganza, ma psicologia, emozione e umanità. Il suo stile, sospeso tra grazia neoclassica e verità interiore, continua a ispirare chi cerca nell'arte la delicatezza dell'animo umano. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!